Ciao a tutti! Oggi andiamo a provare la farina per pizza e focaccia del Mulino Grassi. Una farina di tipo 00 con circa 12 grammi di proteine. Queste sono alcune pizze che ho fatto. Ma andiamo a vedere gli ingredienti. Per un panetto da 280 grammi ho usato 169 grammi di farina, 106 grammi di acqua, 5 grammi di sale e 0,45 grammi di lievito fresco. Passiamo al procedimento. Come al solito partiamo sempre dall'acqua perché sarà un impasto fatto a mano e andiamo a sciogliere il nostro lievito e poi andremo ad aggiungere un pochino di farina e qualche cucchiaio, poi lo andiamo a, come al solito, a sciogliere, evitando di fare dei gumi. Quindi mettete all'inizio sempre un pochino di farina, non tutta insieme. Poi andiamo ad aggiungere ancora altra farina e questo è un po' il solito classico procedimento che faccio di solito. Per questa farina ho fatto diversi test. È una farina non molto forte, quindi ho visto, almeno per quanto riguarda gli impasti a mano, visto che comunque non si può salire troppo con l'idratazione, anzi ho fatto diverse prove tipo 70, 65, ma quella a mio avviso ottimale è un'idratazione del 63%. Tutte le prove che ho fatto sono quelle, diciamo che il 63% è quella che ha portato dei risultati migliori. Vedete che l'impasto comunque si presenta anche essendo impastato a mano, si presenta in modo ottimale. È facile anche questa da impastare, non è per nulla complicato. Lasciamo sempre riposare un pochino, tipo 20 minuti dopo il primo impasto, in modo tale che ci aiuterà poi dopo a ottenere l'impasto più liscio. Vedete che dopo una ventina di minuti di riposo è praticamente finito l'impasto, si può tranquillamente chiudere. Faccio qualche piega ancora. In questo video, essendo una delle tante prove che ho fatto, di fatto sarà un panetto unico, quindi è già, diciamo, non ci sarà bisogno di fare lo staglio, anche se in verità io l'ho fatto comunque. La lievitazione che ho utilizzato per questa farina è comunque un massimo di 12 ore, tutta a temperatura ambiente. Sono già tante, vi posso garantire che sono già tante. Ho fatto anche delle altre prove da 10 ore e direi che è sicuramente meglio. Questa è una farina che non potete portarla troppo avanti con la lievitazione. Questi qua sono i risultati dei panetti e qua passiamo alla stesura della pizza. È sicuramente un impasto bello pieno d'aria. Anche con 63% di idratazione, come vedete si stende in modo ottimale, è abbastanza morbido, direi. Non è come un 70%, ma vedete anche con lo schiaffo, insomma, si presta molto bene alla stesura, non oppone grossa resistenza. Qua mettiamo il solito nostro sughetto
Faremo una pizza con salsiccia e peperoni. Infatti andiamo ad aggiungere la salsiccia che abbiamo un po' rosolato precedentemente, come anche i peperoni. Consiglio insomma di non metterli proprio a crudo completamente, perché la cottura, essendo molto breve, fa comunque fatica poi dopo a cuocere sia la verdura sia la salsiccia. Cottura sempre 500 gradi cielo e 450 platea. Vedete come cresce benissimo. Il colore è leggermente chiaro comunque, perché un pochino scarico, diciamo, di zuccheri come impasto. Volendo si potrebbe mettere un pochino anche, perché no, un po' di malto, se volete renderla un po' più colorata la vostra pizza. Poi passiamo al taglio e andiamo a osservare l'alveolatura interna. Direi che è abbastanza buona. Come cottura vi suggerisco di tenere una cottura un po' più lunga per questa pizza. Comunque risulta sempre croccante appena sfornata, poi dopo qualche minuto ritorna bella soffice. Una buona pizza si presta benissimo per delle lievitazioni comunque corte, quindi ve la consiglio per questo tipo di lievitazioni. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!